dobbiamo avere assolutamente paura, non dobbiamo nasconderci nulla perché la situazione è grave e i soldi di cui parliamo dell'Europa, se arriveranno tardi, non ci si potrà indebitare in eterno come invece purtroppo crede qualcuno, e prima o poi bisognerà fare dei sacrifici. Bisognerà soprattutto investire nel capitale umano, nella sostenibilità ambientale, nel futuro di questo paese, non pensare semplicemente di poter vivere di sussidi, di cassa integrazione, di aiuti. Io sono convinto che le previsioni siano persino eccessivamente negative e che poi alla fine, lo vediamo in questi giorni, il grado di resilienza dei cittadini italiani che si sono rimboccati le maniche è piuttosto incoraggiante e confortante. Da questo punto di vista io sono positivo perché vedo un capitale sociale che comunque mostra segni di resistenza. Sono preoccupato per tutti quelli che ritengono che lo Stato li garantirà dal punto di vista del reddito senza sosta e provvederà a rispondere a qualsiasi bisogno. Non è così. Lo Stato non potrà fare più di tanto e prima o poi non lo potrà fare nemmeno più. Ma la mia considerazione di fondo è che se noi guardiamo al grado di coesione di molte comunità italiane, vediamo che esistono dei corpi intermedi che mostrano un grado di resistenza piuttosto incoraggiante. Le comunità si organizzano da sole, applicano quello che è il principio di sussidiarietà, si danno da fare, hanno organizzazioni di volontariato, hanno un privato sociale molto importante. Io credo che sarà nel privato sociale una delle risposte positive ai nostri problemi, cioè nella creazione accanto allo Stato e al mercato di comunità forti che cercheranno di cavarsela da soli, facendo leva sulle donazioni, facendo leva sulla generosità degli italiani. Il 60% degli italiani ha donato durante la pandemia e l'osservazione della ricchezza, della vastità del nostro capitale sociale mi porta a pensare che noi ce la caveremo anche questa volta, cioè ci salveremo. Dobbiamo però essere nello stesso tempo consapevoli dei nostri difetti. Per esempio, se non paghiamo le tasse, lo Stato non sta in piedi. La pandemia ha rivalutato dei lavori che la tecnologia aveva dato già per morti. Possiamo dire i fattorini, gli spedizionieri, persino gli stessi edicolanti, se ci pensate, sono rimasti aperti, hanno svolto la loro funzione pubblica in maniera egregia. Lavori manuali ripetitivi che però sono stati vitali in questa fase in cui siamo stati costretti a rimanere chiusi nelle nostre case. Ci siamo salvati con lo smart working, parola che vuol dire tutto e nulla. A volte è semplicemente stato un lavoro a distanza e naturalmente il lavoro a distanza è un home office, non è uno smart working. Smart working è qualcosa che crea produttività. Nella pubblica amministrazione sono convinto anch'io che lo smart working abbia significato una sorta, di vacanza del tutto inaspettata. Le aziende sono fatte di cultura d'impresa, perché quello che è accaduto, il distanziamento sociale, brutto termine secondo me, poi alla fine ha reso meno frequenti le occasioni nelle quali ci si incontra, ci si conosce, si scambiano delle opinioni, non possono essere certamente condivise soltanto via Zoom o via Skype. La cultura d'impresa è fatta anche di un luogo fisico, una fabbrica, un ufficio dove si pensa, dove si sta insieme, dove si
ci si guarda negli occhi, dove si scambiano delle opinioni, dove si vive un'atmosfera. Il lato positivo è anche quello che naturalmente tutto quello che è accaduto ci ha fatto fare un salto positivo in avanti dal punto di vista della digitalizzazione, dal punto di vista della consapevolezza. Ci sono stati gli stati generali, sono durati una settimana, forse sono stati anche una passerella del Premier e del suo governo, sono state ascoltate tutte le categorie, anche le più piccole, ognuno aveva qualcosa da chiedere o da proporre, ma i giovani non c'erano quel danno, però i giovani sono il futuro e spesso non ci sono, se ne vanno. Noi abbiamo perso in questi anni tanti giovani preparati, perché se vogliamo tornare a crescere dobbiamo avere attenzione nell'investimento del capitale umano, nella digitalizzazione, nelle competenze, nella qualità della classe dirigente, perché se investiamo nella scuola, ma coloro che escono dalla scuola all'università poi decidono di non stare in questo paese, per carità, nella piena libertà delle scelte, penso è non solo una sconfitta del nostro paese, perché il nostro paese che si sta svuotando, è un paese che diventa sempre più vecchio, non più in grado di avere quei profili professionali che garantiscono il funzionamento di parte della sua economia. Durante la pandemia abbiamo visto che se non arrivavano dei lavoratori dall'est si fermavano le campagne e forse si fermavano anche le fabbriche. Noi dobbiamo investire, ma abbiamo questa straordinaria occasione di poter disporre di capitali, prestiti o sussidi da parte dell'Unione Europea, che abbiamo il dovere, ancor più di quanto non lo avessimo prima, e purtroppo prima non ci siamo comportati in maniera irreprensibile, di investire questo capitale non solo per far fronte alle necessità immediate, ma soprattutto per investire nel capitale umano, nella crescita delle competenze, nella creazione di reddito e di posti di lavoro in futuro. Come prima cosa è un moto di solidarietà, perché questi ragazzi sono stati per sfortuna nella condizione decisamente peggiore rispetto ai loro padri e ai loro nonni. Dobbiamo comprendere le loro difficoltà, cercare di aiutarli il più possibile, far sì che questa sia una società aperta ai giovani, all'inserimento dei giovani, che non dovrebbe tollerare per esempio di avere più di 2 milioni di ragazzi dai 15 ai 29 anni che non studiano e non lavorano. L'altra considerazione, che è forse un consiglio per i più giovani, è quello di provarci sempre, di non fermarsi mai di fronte alle possibilità, che chi ha talento ce la fa, che chi ha tenacia, perché guardate, io posso anche avere talento, ma se ho tenacia posso anche non avere talento. Ma insomma, è vero, sarà molto più difficile, ma rispetto a prima chi si impegna avrà molte più opportunità di chi si impegnava prima. Nel volontariato c'è il senso civico e c'è un'idea di cittadinanza nella quale si deve dare una mano agli altri più sfortunati, ma se si è più fortunati, si è cresciuti studiando in una città in cui ci si è potuti misurare professionalmente, ottenere dei risultati, si sente anche questo dovere di restituire. E allora c'è senso civico, ma c'è anche cittadinanza attiva. Cioè io, che sono cittadino di questo paese, non mi sento in diritto di chiedere tutto, invece mi sento in dovere di dare qualcosa.